Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima metà di febbraio. Abbiamo il Papa. Wow! Momento di, diciamo, ufficializzazione, momenti di festeggiamento. Tra l'altro c'è anche il carnevale poi a febbraio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate le previsioni per il 2024 e il link ai corsi del 2024. Bene, wow, sono già volate due carte. Asso di bastoni, niente male. La stella. Abbiamo un fante di spade. Un 4 di coppe. 6 di denari. La luna e un 7 di pentacoli. Avete luna e stella. Allora, devo dire ragazzi che con questo asso di bastoni si potrebbe trattare di un nuovo incontro o di un nuovo inizio, di una nuova passione, di un qualche cosa che comincia con intenzione. O meglio, per qualcuno è già cominciato. Può essere anche un incontro intimo. Vi ricordo che queste sono letture generali, possono risuonare per il lavoro, per la famiglia, per i rapporti di coppia. Io cercherò di dirvi qual è il movimento energetico più forte, più importante. Cercate voi di adattare la lettura alla vostra realtà. Ehm, allora, devo dire che è come se ci fosse questo nuovo inizio, questo nuovo sogno, può essere una nuova storia, può essere un nuovo contratto, ragazzi, perché il Papa parla proprio di contratti e qui lo rivediamo con il 6 di Pentacoli. Però è come se avessi bisogno di tenere sott'occhio le cose. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo la regina di spade e il mondo. Lo sento molto determinato questo nuovo inizio, ragazzi. Tenete presente che si parte da un risultato che si è già raggiunto. E per qualcuno potrebbe essere un inizio con questa regina di spade che potrebbe rappresentare un capo, il o la partner. Andiamo a vedere la stella. Sette di pentacoli che avete già qui e il carro. Che interessante, perché il sette di pentacoli è una carta di fermo, di attesa, di qualcuno che è statico, mentre il carro è una carta invece di movimento. Ma io qui ho come la sensazione che vi dicano di puntare il dito su un obiettivo, perché la stella sono i nuovi obiettivi, i nuovi traguardi, la speranza, i sogni, i desideri, no? E qui è come se ci fosse un momento di sì, come vi dicevo, mi siedo e penso a che obiettivo voglio puntare e un po' il decido in che direzione andare. Andiamo a vedere il fante di spade. Cinque di pentacoli e matto. Mm. Allora, se fosse una nuova persona,
qui, vi dico, è come se la testa facesse dei voli fantastici, potrebbe essere una persona con la quale instaurare una relazione degna, che sia, ripeto, romantica o lavorativa, intendo una relazione pulita, sincera, onesta, no? Come questa sensazione. Però qui, con questo fante di spade, ho l'idea che non vi fidiate o della situazione o della persona o in generale abbiate una sorta di sensazione di sfiducia perché avete paura di essere feriti di nuovo, mi viene da dire, come se foste un po' guardinghi. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Temperanza e 9 di spade. Sì, è un po' come se vi dicessero di togliervi certi pensieri, certe paure. Il fante di spade è molto collegato, infatti lo si vede qui, ha un binocolo, molto collegato al controllo, al fatto che probabilmente non vi fidate, ripeto, o della situazione o di voi stessi, insomma c'è una sorta di sentimento di sfiducia che vi fa essere ipervigilanti, ipercontrollanti ed è proprio questo un po' l'atteggiamento che dovete guarire. Qui dice con il 9 di spade che ci sono dei pensieri che avete, delle paure, meglio detto, che avete legate al passato che non vi fanno stare tranquilli, ma ripeto, sono paure del passato, per cose successe in passato. Adesso quelle cose lì non ci sono più, voi siete comunque diversi, avete un tipo di consapevolezza diverso, quindi si tratta di guarire con la carta della temperanza questo tipo di modo di pensare più che tutto. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Giustizia, un'altra carta di contratti. Ragazzi, allora, se siete senza lavoro, vi dico, è facile che a febbraio troverete lavoro e ci saranno anche dei contratti a lungo termine o proprio a tempo indeterminato. Scusatemi. Se fosse, magari siete autonomi e iniziate un nuovo progetto, qui ho la sensazione che ci saranno nuove e proficue collaborazioni. Adesso andiamo a vedere anche queste. 2 di bastoni, 7 di spade e 4 di spade. Sì, io vedo tanta possibilità di crescere. 7, questo è un 7 di spade, scusate, non di bastoni. Dicevo, vedo tanta possibilità di crescere. Tenete presente che la carta della giustizia ha una spada, quindi taglia quello che non serve. E che cos'è che taglia? Io direi che taglia il 7 di spade, taglia le bugie che vi siete raccontati. Qui avete la luna, un po' come se nella seconda settimana di febbraio venissero fuori un po' le proiezioni, probabilmente che avete fatto, le proiezioni di un passato che si ripercuote sul vostro presente, ok? Queste potrebbero essere delle proiezioni tipo, ma ho paura che succeda quella cosa lì, perché è quello che vedo qui, c'è proprio tanta sfiducia, ma devo dirvi, tra il matto e il fante di spade è perché c'è come una sorta di, mm, come vi posso dire, ingenuità, mm? Ed è quello un po' che vi frega, per quello che avete, cioè non vi fidate, avete questo sentimento di sfiducia. E anche qui avete un 4 di spade che come la temperanza è una carta di guarigione, di qualcuno che ha bisogno di prendersi un tempo per rivalutare le cose, appunto per rimettere in equilibrio le cose. Allora, la carta principale è un 6 di pentacoli, parla di dare, ma dare il giusto agli altri, tagliare con la carta della giustizia gli atteggiamenti malsani, i pensieri malsani. mm? Perché vi dicono di dare ma dare il giusto? Perché voi qua non vi fidate, magari siete persone che tendenzialmente tendete a dare, però non vi fidate dell'altro, quindi qua vi dicono ok, metti in equilibrio quello che dai, non dare sempre, non dare a tutti, non dare tanto, non dare troppo subito, ok? Come se vi dicessero mm, di chiudere, come vi posso dire, di chiudere un pochettino il rubinetto dell'energia che date. Andiamo a vedere la luna.
Imperatrice, quindi ho tante carte di potere femminile, e l'asso di pentacoli. Vi dirò, ho come la sensazione che rivaluterete un pochettino questo progetto o questa situazione. Perché? Ehm, allora, l'imperatrice mi parla di progetti in gestazione, quindi qualche cosa che si sta gestando, mentre abbiamo l'asso di pentacoli che è il seme che si pianta, che è girato al contrario. Quindi ho come la sensazione qui che dobbiate un attimino filtrare, rivedere i punti di arrivo, rivedere la strategia per riuscire ad arrivare al vostro obiettivo. Difatti, dov'è che avete la regina di spade? Qui. La regina di spade parla di strategia, eh? È come inizio con una strategia completa, osservo, vedo le cose come vanno e stabilisco da che parte andare, perché non mi fido della relazione lavorativa o interpersonale che si è creata con questa persona, non mi fido non lo so, della fetta di mercato a cui ci stiamo rivolgendo, no, c'è qualche cosa di cui non vi fidate, ma qui è perché siete ancora legati al passato, alle sofferenze che avete vissuto nel passato. Vi dico, tra il Papa, il 6 di Pentacoli e la giustizia, ragazzi, o è un lavoro che sono contratti, possono essere contratti matrimoniali, contratti di lavoro, contratti di collaborazione, contratti burocratici per una casa, contratti che si sbloccano, finanziamenti. La giustizia arriva per, diciamo, muovere o regolarizzare anche le questioni burocratiche. Andiamo a vedere il 7 di Pentacoli. Fante di spade e 10 di coppe. Il fante di spade ce l'avevate qui. Guardate, di nuovo, ho il 7 di pentacoli che in questa carta viene rappresentata come una donna incinta. Qui abbiamo l'imperatrice. L'idea qua è che dobbiate, diciamo, osservare la gestazione del vostro progetto giorno dopo giorno. È come se avessi bisogno di un monitoraggio costante, ok? Per riuscire ad arrivare al 10 di coppe, ragazzi, al completamento, alla serenità, mi viene da dire. Allora, se vogliamo dare un messaggio un pochettino più specifico, che ovviamente non risuona per tutti, potrebbe essere che, ragazzi, conosciate qualcuno con il o la quale ci siano veramente le prospettive per, ma dovete chiedervi voi che cosa volete da una relazione. Ripeto, che sia romantica, che sia lavorativa, però è un po' come che cosa voglio io dalla relazione, perché ho questi timori, ho queste paure, ho queste ferite del passato da elaborare con il 5 di Pentacoli e ho paura, insomma, che le cose che sono successe nel passato si ripresentino, le dinamiche che sono successe nel passato si ripresentino. Però qui una volta che riuscite a tagliare le bugie che vi siete raccontati o diciamo è come un mi stacco dalla materialità perché è come se non fosse sufficiente questa parte di progettazione, ce ne vuole ancora un po' per raggiungere il 10 di coppe. Vi dico, è una bella lettura, ragazzi, perché comunque si parla di contratti, di ufficializzazioni, cose positive. C'è solo da tenere un pochettino sotto controllo il tipo di situazione che sta iniziando o che inizierà. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. La guida e l'innocenza. Qui avete la stella, qui avete la luna. Qualcosa mi dice che si potrebbe parlare di guida divina. Che poi, allora, siccome avete anche l'imperatrice, la stella e la luna, sono carte di forte divino femminile, quindi qui ho un po' come la sensazione che vi vogliano dire
di ascoltare il vostro lato più intimo. E questa carta qui è una carta che vi ricorda che avete tutta l'esperienza necessaria perché qualche cosa nel passato c'è già stato, lo avete già vissuto, ma è quasi impossibile ricadere nelle trappole del passato perché una volta che uno casca, vede l'errore e cerca di non ricascarci. Poi succede. Però, voglio dire, è più difficile. Però è anche una carta che chiamandosi cioè il saggio, la raffigurazione dell'anziano vi dice che avete la conoscenza, che avete già maturato un tempo che vi ha dato un certo tipo di saggezza, di esperienza, di sapere. Però la carta si chiama innocenza perché è un po' come se vi ricordasse di guardare alla vita con l'innocenza di un bambino. E qui ritorniamo al tema bimbi. Ah, scusate, un messaggio che volevo dare prima molto 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 specifico. Se state cercando di avere un bambino, qua vi consigliano di guardare la luna. Può essere importante il numero 7 o il numero 3. Comunque questa ragazza è la carta del sole, che anche questa carta parla di bambini. È come se ci fosse qualcosa che deve gestare, che sia un bambino, che sia un progetto, è un qualche cosa che sta crescendo. Ok, ultima carta, andiamo a vedere un koan, un messaggio zen per meditare, una frase su cui i monaci buddisti meditano. Guarda le stelle, ma cammina sulla terra. Esatto, puntate in alto, ma occhio alle proiezioni. E difatti è per quello che c'è l'asso di pentacoli al contrario, io credo. Allora, va bene puntare in alto, perché quando uno si deve prefiggere degli obiettivi è meglio spingerli in su, però è anche vero che non bisogna vivere con l'illusione di aver ottenuto quel risultato, ma bisogna sempre vivere nel qui e ora, in modo diciamo molto zen. Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un commento o con un like. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!